Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale Love Travelers. Quest'oggi vi ho portato in un'altra bellissima destinazione in Campania e siamo in Costiera Sorrentina. Non molto lontano da Napoli troviamo questa terra fantastica che ha fatto innamorare scrittori, attori e poeti. Una terra caratterizzata da un mare cristallino, una storia antichissima e una gastronomia tra le migliori che possiamo trovare nel territorio campano. La maggior parte di questi paesini un tempo erano piccoli borghi di pescatori. Oggigiorno attraggono turisti da tutte le parti del mondo. Stiamo da questa terrazza con una vista fantastica e ci dirigiamo verso le stradine del centro storico, inebriate da questo profumo di limoni, perché non dimentichiamoci, i limoni più buoni sono a Sorrento, in Costiera Sorrentina, e il limoncello, uno dei prodotti più famosi al mondo, è di queste zone e più tardi vi porteremo ad assaggiarlo. Andiamo! Il signor Adriano questa volta mi ha dato un casco rosa, l'importante è la sicurezza. Andiamo, metti in moto. Quest'oggi vi abbiamo portato in Costiera Sorrentina. Stiamo partendo da qui, da Massaquano, una frazione di Vico Equense, nonché uno dei borghi medievali più antichi che possiamo trovare nella zona. Si dice che un tempo la popolazione veniva a rifugiarsi in questa frazione che si trova a 350 metri d'altezza alla base del Monte Faito per rifugiarsi dalle invasioni dei Saraceni che arrivavano tramite nave e cercavano di conquistare tutti i piccoli paesini presenti in Costiera Sorrentina. Incamminiamoci per i suoi vicoletti e vi mostreremo la cappella di Santa Lucia, che è una cappella che ha una storia molto particolare. La signora che ho incontrato prima con il cagnolino mi diceva una piccola leggenda del posto. Il 16 dicembre ogni famiglia accende una candela e la mette alla finestra in segno di ringraziamento a Gesù, oppure a Dio, oppure una qualsiasi entità possa esistere nel cielo, come segno di ringraziamento per non aver fatto eruttare il Vesuvio e non aver scatenato terremoti in questo paesino, perché visto che le costruzioni sono molto vecchie, in caso di terremoto qui attraverso questa porticina piccola e probabilmente riusciamo a salire sopra al campanile. Siamo arrivati nella cappella di Santa Lucia, Massaquano. È una delle cappelle più importanti, poi perché Santa Lucia è la protettrice degli occhi. Infatti si dice che durante un giorno le persone salgano in cima alla cappella dove c'è il campanile e al suono delle campane lancino delle noccioline giù in segno di riconoscimento alla protettrice degli occhi, cercando di paragonare questa nocciolina agli occhi delle persone. Andiamo via da Massaquano e dirigiamoci al centro, dove andremo a visitare il centro storico e andremo a perderci per i suoi vicoletti. Stiamo raggiungendo la nostra destinazione principale, nonché la città che ha dato il nome a tutta la costiera sorrentina. Vi sto parlando di Sorrento. Prima, a pochi chilometri, si trova un'altra piccola frazione, si può dire, di Sorrento, si chiama Meta. Non c'è tantissimo da fare, c'è il Duomo alle mie spalle, il bar dove siamo appena fermati a prendere il caffè. Però volevo dirvi una cosa molto importante di questo luogo. A Meta di Sorrento si trovano le spiagge più grandi della costiera sorrentina, nonché le uniche spiagge con la sabbia. Ebbene sì, fondali sabbiosi, perché la maggior parte delle spiagge qui hanno fondali rocciosi, hanno tutte queste pietre sulla riva che danno un po' fastidio. Quindi rimettiamo in moto la motocicletta e dirigiamoci verso Sorrento. Andiamo! Esistono ancora i trattori in questi posti, ma dove ci troviamo? Siamo
Siamo arrivati alla nostra terza destinazione. Abbiamo parcheggiato la motocicletta in basso e in questo momento ci troviamo sulle mura cinquecentesche di Sorrento, per evitare che venisse invasa dal mare, poiché essendo il capoluogo principale della penisola sorrentina e il mare bagna tutta la costa, molto spesso i saraceni, ma anche altri popoli cercavano di invadere queste bellissime città. Li capisco, perché al giorno d'oggi sono fantastiche, non immagino una volta senza tutte queste costruzioni, erano dei paradisi terrestri. Ci dirigiamo al centro storico di Sorrento e vi faremo vedere le cose più interessanti, perché ce ne sono veramente tante, per poi fermarci giusto un'oretta a fare i bagni in una località unica, altro che Costiera Amalfitana, la trovate solo qui. Andiamo! Sorrento è famosissima oltre al mare cristallino e bellissimi paesaggi anche per una cosa in particolare, il limoncello. Non potevamo far altro che entrare in un posto dove fanno qualsiasi tipo di limoncello e meloncello. Assaggiamone anche uno e vi farò sapere com'è. Grazie. Prego. Adri, salute. Assaggiamo il limoncello fatto con i limoni di Sorrento, uno dei più buoni, se non il più buono che possiamo trovare in Campania. Buonissimo, fantastico. Che cos'è questa? Crema di limoncello. Qual è la differenza? Allora, il limoncello ha 35 gradi d'alcol. Sì? Si fa con le bucce di limone. Invece la crema ha latte, vaniglia e 20% d'alcol. Quindi più. Fantastica, tra le due posso dire che preferisco sicuramente la crema di limoncello, che poi sarebbe pure tipo la... Qual è il dolce di qua? Delizia al limone? Tipo... E sembra che ha questo sapore più o meno. Sì, perché ha un retrogusto di crema. Adri, tu cosa ne pensi di questa crema di limoncello? Io ho sempre preferito la crema di limoncello perché è leggermente meno alcolica e a me piacciono i gusti un po' più morbidi. Cioè, stanno da tanti anni all'estero, me l'ho dimenticato proprio che esistesse questa crema di limoncello. C'è anche la crema di meloncello e da qualche anno la crema di pistacchio. La crema di pistacchio? La crema di pistacchio voglio assaggiarla assolutamente. Come è fatta la crema di meloncello? Crema di... Crema di cantalupo. 17% d'alcol, vaniglia e latte. Dopo un assaggio di limoncello, meloncello e pistacchiello, il terzo è metà del nome, non so come si dice, ci incamminiamo nelle stradine del centro storico di Sorrento, dove ci sono tutti questi negozi. Ci sono negozi di frutta e verdura, ci sono artisti di strada con le mie spalle e ci vendono qualsiasi tipo di gadget. Super famosi qui sono i sandali di pelle artigianali fatti a mano, borse di pelle, ma soprattutto negozi che vendono limoncello, meloncello e liquori vari che vengono fatti stesso qui sul posto. A parte tutti i ristoranti che ci sono poi nei vari vicoletti, i prezzi sono più contenuti della Costiera Amalfitana. È uno dei miei posti preferiti dove vi consiglierei di venire per visitare. Posti unici in un ambiente fantastico, la gente poi del posto è carinissima. Al di fuori del centro storico e di tutte le viuzze di Sorrento si apre questa terrazza con una vista fantastica su tutto il Golfo di Napoli. Uno spettacolo fantastico, ma guardate il mare qui sotto, è ancora più bello. Sono questi liri organizzati dove l'acqua è cristallina, proprio che a me non piacciono queste cose organizzate, queste cose dove si pagano 50 euro per 2 lettini in un ombrellone. Vi porto in una spiaggia creatasi naturalmente, in una conca all'interno di una montagna dove ci sono delle ville e degli scavi romani, quindi continuate a guardare il video per guardare questa spiaggia fantastica che probabilmente la maggior parte di voi non conoscevate e ve la farò scoprire. Come sempre, queste avventure e queste scoperte le trovate solo sul canale di Loud Travelers. Scendendo dal centro di Sorrento ci siamo diretti a Marina Grande e Marina Piccola, è l'antico porto di Sorrento, forse la parte più caratteristica del posto. Per arrivare fino giù non si può con la macchina o il motorino perché hanno messo una ZTL
non ne so il motivo, però ci sono dei parcheggi prima dell'ingresso del porto dove potete parcheggiare la macchina. Qui alle mie spalle vedete una piccola spiaggetta libera dove probabilmente è adibita più che altro alle persone del posto. È arrivato l'autista, ci mettiamo in moto e ci andiamo a fare un bel bagno perché fa veramente caldo. Sono circa 34 gradi e siamo a fine agosto, ragazzi. Impressionante il tempo come sta cambiando. Andiamo. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. Ragazzi, finalmente sono arrivato in una delle destinazioni che più vi volevo mostrare a Sorrento. È una delle mie favorite, i bagni della Regina Giovanna, che si trovano sul promontorio di Punta Capo a Sorrento. Per la precisione sono locati nell'area protetta di Punta Campanella e sono delle piscine naturali che si sono venute a creare con il passare del tempo. Il percorso è abbastanza complicato. Indossate delle scarpette da ginnastica perché la strada sono tutte pietre e sono tutte in discesa. La percorrenza è giusto un quarto d'ora, 20 minuti. Cosa da non sottovalutare, l'ingresso ai bagni Regina Giovanna è completamente gratuito e a mio parere troverete il mare più bello di Sorrento, perché essendo un'insenatura completamente circondata dalle rocce, il mare aperto, l'acqua è pulitissima. L'unico problema, se venite alle ore di punta come sto facendo in questo momento che sono le 2:30, troverete tantissima gente e non è che c'è una spiaggetta, ma dovete sedervi sulle rocce, spesso appuntite. Questo è l'unico tasto dolente, però la vista e il mare, il gioco ne vale la candela. Continuiamo e vi faccio vedere questo fantastico. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Per arrivare sullo scoglio dove ci vogliamo fare il bagno si passa per questa strada serrata piena di pietre, passeggiando sui tetti di alcune ville romane antichissime di cui sono rimasti pochi resti, e in questo momento stiamo entrando attraverso una casa antica romana per poi uscire dalla finestra e trovarci su questo scoglio. Fantastico, venite! È una vera e propria grotta, come vedete ancora qui tutte le mura delle case vecchie. Andiamo. E questo è quello che dicevo, l'ingresso della finestra che poi ti fa scendere direttamente giù sulla scogliera a picco sul mare. Pronto? Meno male che a furia di fare tutte queste avventure sono sempre allenato. Comunque è bella la discesa dalla finestra. Andiamo sullo scoglio. E qua abbiamo sistemato le cose sulla roccia alle mie spalle, dove dopo mangeremo il nostro pranzo. E adesso con questo mare così cristallino non mi resta altro che dire a tutti quanti: ragazzi, buon bagno. È arrivato il momento di andare a mangiare qualcosa e ci rimettiamo in moto e ci dirigiamo alla prossima destinazione. Un bel pranzo sullo scoglio con tonno, pomodori e pane integrale. Adriano, battimento con le api. Sì, perché le api è la cosa più fastidiosa che c'è nel periodo estivo. Appena vedono il cibo subito si scaraventano sopra. Quindi ci godiamo il nostro mangiare e ci vediamo più tardi per un'altra fantastica destinazione. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? E finalmente siamo arrivati all'area marina protetta di Punta Campanella. Bisogna lasciare la macchina all'ingresso dove c'è un chioschetto che vende le bevande e vi consiglio di comprare una bottiglietta d'acqua, delle scarpe da ginnastica comode e sono circa un'ora di percorso per arrivare in fondo a tutto, dove si trova un'antica costruzione dei tempi dei Greci e dei Romani e si trova anche un faro che avvisava le navi una volta per non farle scontrare contro la roccia. Ma la cosa più bella, davanti a noi c'è l'isola di Capri, che in linea d'aria saranno un 3-4 km e si riescono a vedere anche i faraglioni. Dopo 35 minuti di camminata siamo arrivati nel punto più interessante di Punta Campanella, ossia la parte più al sud della costiera sorrentina. Qui di fronte a me c'è il faro e c'è una torre che veniva usata all'epoca
per osservare le navi saracene. Se si avvicinavano troppo alla costa e volevano attraccare, automaticamente con i cannoni le bombardavano. Andiamo lì e vediamo se si può entrare all'interno della torre. Sì, vedo un'entrata scavata nella roccia. L'interno di questa torre di osservazione si raggiunge attraverso questa scala. Siamo all'interno della torre di osservazione. Qui sui due lati abbiamo due finestre dove una volta erano posizionati i cannoni, adesso vediamo solo qualche ferro che ne è rimasto. E qui all'interno c'è un pozzo, non ho idea di dove arrivi perché è veramente profondo. Adri ha preso una pietra, vediamo. Sentiamo. Anzi, pensavo fosse molto più profondo, penso sarà una decina di metri e non si è sentito lo splash, quindi andrà direttamente non si sa dove. Queste sono le scalinate che ci portano alla parte più alta del punto di osservazione. Qui mancano dei gradini, però dovremmo essere in grado di scavalcarli facilmente e salire su. Paura perché qui qualsiasi pietra mi aggrappo potrebbe crollare da un momento all'altro. Adri, ci sei? Guardate lo spazio quanto è piccolo. Cioè, qua siamo arrivati in cima alla torre di osservazione. C'è un vento, è assurdo, però la vista da qui su, abbiamo una vista a 360 gradi. È agitatissimo e fa quasi paura da qui. Si scende, c'è un vento assurdo che ti spinge, infatti mi sto mantenendo e i gradini non c'è nessuna protezione, ma noi continuiamo a scendere. Guardate qui! Punta Campanella, un luogo tanto affascinante come così tanta storia concentrata in un posto. Ci sono due leggende, una più mitologica e un'altra invece che si dica sia stata la realtà, che dopo vi racconterà Adriano. C'erano 3 sirene, le sirene ammaliatrici, che gli piaceva con i loro canti attirare tutti i pescatori che, innamorandosi della loro voce, si scontravano contro le rocce, perdendo tutto a mare. Nel momento in cui Ulisse passò con il suo equipaggio, lui già sapeva il gioco, fece fare dei tappi di cera, li misero nelle orecchie e lui non li usò, ma si fece legare all'albero maestro per ammirare queste sirene e per sentirne la loro voce. Fu così che Ulisse riuscì a passare la zona di Punta Campanella senza cadere nella trappola delle 3 sirene, che, deluse e molto arrabbiate, si gettarono a mare e crearono 3 scogli, di cui 1, 2 e 3 li potete vedere, ammirare anche alle mie spalle. I saraceni riuscirono ad arrivare alla città di Sorrento e a derubare la chiesa di Sant'Abate. Preso tutto, iniziarono a scappare, ma qualche forza e qualche mito iniziarono a trattenere le loro barche. Così decidono di iniziare a liberarsi un po' degli oggetti e dei tesori rubati. Buttarono a destra, buttarono a sinistra, ma solamente nel momento in cui si liberarono della campana di Sant'Antonino riuscirono ad andare via. Da quel giorno in poi si narra che il 14 febbraio, festa del patrono protettore di Sorrento, si possa sentire suonare una campana in fondo al mare. Da qui abbiamo il nome di Punta Campanella, dalla campana che suona in fondo al mare, ragazzi. Queste notizie le trovate solo sull'Outravers. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Da quella ponte lì si vede Golfo di Napoli, di là. Sì. Questo lato, tu sei la cappella San Costanzo, tu vedi Golfo di Salerno. Perfetto. Il vero nome, qui si chiama Terni Due Golfi, poi da qui il nome è una Sant'Ate, si chiama Sant'Ate Due Golfi. Il vero nome sono Termini, di qua. Ragazzi, un altro fantastico video sul canale di Loud un'altra fantastica giornata è terminata. Vi abbiamo portato a scoprire la costiera sorrentina e spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto il video non dimenticatevi di iscrivervi e cliccate qui sotto. E soprattutto lasciate un commento per farci sapere se il video vi è piaciuto in modo tale da migliorarlo sempre di più. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!